Subscribe to the channel and like the video. Ma stasera siamo qua per un qualche cosa di molto particolare, di molto specifico, dicevamo anche prima chiacchierando tra di noi. E quindi io mi auguro che questa sera voi avvertiate un po' la mia felicità di far parte di questo gruppo, la mia felicità di essere qui stasera ad ascoltare non solamente dal mio sorriso o da quello che dico, ma anche dalla mia voce. E perché dico questo? Dico questo perché oggi abbiamo davvero una fortuna di avere con noi una delle massime esperte di potenzialità della voce, che come vi racconterà Milena stessa, ha dedicato proprio tutta la sua vita nel credere di quanto appunto la voce possa contribuire a esprimere chi siamo, possa contribuire anche in un certo modo a rappresentarci. Quindi avrete sentito, avrete letto, se siete iscritti avrete googolato qualcosa, quindi sapete che anche viene un po' definita The Voice Guru, e avrete magari sentito parlare insomma del suo metodo che è Inborn Voice, di cui stasera ci darà un piccolo assaggio. Io sono molto curiosa perché dicevo anche a Milena, ho letto, ho guardato qualcosa, ma sono molto curiosa e in un certo senso anche affascinata nello scoprire che cosa ci racconterà e dove ci porterà, in quale viaggio ci porterà Milena. E lo sono soprattutto un po' in questo periodo perché quante volte ci capita oramai di parlare al telefono, magari anche con persone sconosciute, e alle volte ci facciamo già anche un'idea dal tono di voce, dal colore, proprio dalle tonalità della voce, ci immaginiamo come una persona, magari anche senza neanche vederla. E questa è proprio la testimonianza che la voce, come lo sono il nostro sorriso, i nostri occhi, il nostro gesticolare, la nostra postura, è un modo proprio per esprimere noi stessi. E oggi, forse ancora più che prima, capire come utilizzare, valorizzare la bellezza, la potenza, proprio la versatilità della nostra voce potrebbe rappresentare un attrezzo in più che ci mettiamo nel nostro bagaglio di persone per utilizzarla anche un po' come un nostro biglietto da visita. Quindi Milena ci guiderà in questa piacevole scoperta, so che le sorprese non mancheranno, ma a questo punto, oltre a dire mille grazie a Milena, lascerei la parola a lei per iniziare questo viaggio insieme. Grazie Milena, a te la parola. Perfetto, eccoci. Allora mi vedete tutti, mi sentite tutti, mi date conferma per cortesia? Sì. Benissimo. Sì, Milena, tutto bene, grazie. Ottimo, allora io ringrazio tutti quanti e soprattutto quelli che si stanno collegando, e ovviamente Elena, Giulia ed Elisa, con le quali ho iniziato questa collaborazione. Andiamo dritte immediatamente a quello che stasera sarà veramente più che un viaggio, un'esperienza incredibile, molto bella, ok? Allora, questo webinar si intitola Le potenzialità nascoste della voce, e già qui io mi fermo un attimo. Nascoste. Parliamo spesso delle potenzialità, generico. Nascoste, sì, questa sera andremo a vedere, a sentire cose che non abbiamo mai percepito così chiaramente sulla vocalità. Ovviamente secondo il metodo che ho creato 30 anni fa, se non di più, e questo è il suo frutto. Affronteremo ovviamente un ampio sguardo, quindi questo webinar è per tutti, ok? Quindi per chi ha qualche esperienza e chi è diciamo principalmente un neofita, quindi non sa nulla di questo. Partiamo da una cosa semplicissima. Che cos'è una potenzialità? È un insieme di mezzi, capacità, possibilità di cui dispone naturalmente una persona che è ancora latente e con la giusta guida sarà capace di svilupparsi. Sembra banale, ma voglio fermarvi un attimo. Se non le usiamo e non abbiamo una guida,
automaticamente abbiamo perso molto valore come persona e come professionista. Ora andiamo alle potenzialità della voce umana. Quali e quante sono le potenzialità della voce umana e come le utilizziamo? Facciamoci già questa domanda, tutti quanti. Ecco, mi fermo su questa frase che vi dono immediatamente. Qui abbiamo un primo spaccato del metodo Inborn Voice. Alcune delle capacità vocali hanno maggiore rilevanza rispetto ad altre. Siamo tutti soliti pensare che la voce sia descrivibile in una maniera molto semplice e la vedremo tra poco. Quindi potrebbe essere il volume, il tono e via dicendo. Ma sono davvero le capacità vocali che hanno maggiore rilevanza? No. Guardate un po' cosa succede se ci focalizziamo sulle capacità vocali standard, che possono essere apprese, che possano essere gestite in una modalità molto generica, senza identificarci. Ecco qua. Ho scelto questa immagine, mi piace moltissimo, spero piaccia anche a voi, ok? Perché ho volutamente messo una donna che parla con un uomo e fa bla 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 e tutto finisce nel cestino, in modo simpatico, ok? Perché in questo modo apprendiamo più velocemente. Questo è esattamente quello che succede quando noi parliamo e non sappiamo utilizzare la nostra voce con naturalezza, ma soprattutto ci focalizziamo costantemente sulle parole. Cosa devo dire? Quante ne devo dire? Forse avrà capito? E parliamo. Questo bla 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 attraversa le orecchie e finisce proprio in questo cestino. Ovviamente possiamo mettere anche due colleghi, due colleghe, ma la funzione è questa. Perché? Perché la persona si è focalizzata estremamente su degli esempi noti, ok? Quindi magari ha fatto attenzione ad un accento, ha fatto attenzione ad una pausa, ma non ha fatto attenzione ad elementi importantissimi che sono nascosti e che vedremo proprio oggi, ok? Quando noi andiamo ad affrontare questo tipo di modalità, parlando in questo modo, senza fare attenzione a come poi ci sentiamo anche, mi piace questa animazione che hanno fatto i miei ragazzi, questo bla bla bla. Ok, continuo. Questo bla bla bla, quindi questo cestino, questo impegno che noi diamo studiando la voce in una modalità standard, comune, generica, ha questo effetto. Il bla 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 si trasforma in fumo. Quindi le parole non arrivano i concetti, non ci ascoltano. E questo significa che abbiamo non solo sprecato tempo, energia, ma soprattutto la nostra voce non è allineata con quello che dovevamo dire e anche con l'ascoltatore, ma lo vedremo. Perché? Davanti a questo perché mi diverto e sorrido perché nuovamente creiamo un'altra spaccatura con il metodo Inborn Voice. Qual è questa spaccatura? L'area tecnica di cui tanto si parla e tanto sembra importante, o comunque diciamo se ne parla molto e molte persone si focalizzano, è importante come potenzialità della nostra voce soltanto ed unicamente per il 20% della nostra comunicazione. Io oserei dire nella mia esperienza quasi il 18%. Ho persone che arrivano con delle pause perfette, un accento meraviglioso, ma non è sufficiente.